Io ho speso 681,04 per i DJI Pocket 3 e poi ho speso 70 euro per il PNJ Pocket, che ha un face tracking superiore. Ho dovuto rifare le prove 5 volte per crederci. È chiaro in situazioni particolari, nel senso che stai testando se sono buoni, giri attorno alla colonna, torni di spalle e poi ti giri di viso. Ma lui ti riprende, DJI Pocket 3 no. Non fraintendetemi, questo è un prodotto inferiore, però ha una buona qualità in condizioni facili, un buon 4K, ha un menu più semplice, semplice da usare, funziona bene, funziona anche come webcam, connesso al PC trasferisce bene, c'è anche la sua app. Quando attivi il wifi, fra l'altro ti dice la password da utilizzare, che è una cosa che secondo me è geniale, che tutti dovrebbero fare, perché io passo il mio tempo a cercare su Google perché non mi ricordo più qual era la password, tipo del Pocket 3, se mettiamo standard è, parte dall'1, parte dalle 0, finisce col 9 o finisce con l'8. Quindi un sacco di qualità, è limitato, nel senso che ha poca gamma dinamica, il che vuol dire che in situazioni di forte controluce, a parte che tende a scurire, quindi se siamo in ombra e c'è il sole alle spalle, tende a far tutto scuro per non bruciare il cielo, ma comunque ha meno gamma dinamica, quindi se siamo sudati col sole in faccia, laddove il sole si riflette, lì lo brucia. Ma anche lui non è che faccia così bene, dopo ne parliamo. Non ha il joystick, quindi si deve regolare con la sua pallina, si gestisce direttamente così e si posiziona. Però 70 euro in condizioni facili, lavora bene, facile da usare. Pensiamoci. Un prodotto decisamente di un livello superiore è il Feiyutech, il Pocket 2S, che viene venduto a 200 euro e questo secondo me è più o meno la metà del valore di mercato. Forse ha avuto poco successo, hanno lanciato il 3 e questo è vecchio. Comunque è un prodotto con delle ottime qualità, prima fra tutte quella che nella versione 2S che ho comprato io, la camera si stacca. È ovvio che a questo punto i primi due menu sopra e sotto servono a proprio a specificare se lo stiamo usando come un Pocket normale con la camerina attaccata oppure con la camerina staccata. E sotto si deve specificare anche perché ci sono algoritmi ottimizzati per quando andiamo in moto in bici o in macchina. Questo ci dà quindi una buona libertà creativa, è un prodotto completo con tanti menu, una modalità normale, una modalità pro, una curva log della Feiut discreta, un face tracking assolutamente da non utilizzare, altri difetti, il minimum focus distance deludente, nel senso 30 cm è troppo, io pensavo con la camerina che me la stacco, me la posso mettere qua, 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 posso fare dei punti di vista diversi quando faccio l'unboxing. Ma se sto facendo l'unboxing, questa distanza 30 cm, sono già fuori. Questo non è a fuoco, peccato. È un prodotto comunque molto buono che io consiglio tenendo presente del MFD e che non ha l'autofocus, perché ha un fuoco fisso. Ma voi ve ne eravate accorti dalle immagini? No, con un sensore così piccolo non si nota. Del DJI Pocket 2 non che vi parlo perché ci sono migliaia di prove su YouTube, le potete vedere, è un prodotto con una qualità video veramente buona. Veramente buona, io uso in conferenze, lo piazzo, da lontano lo controllo con l'app e fra l'altro la penultima release di DJI Mimo è migliorata a tal punto che non perde più la connessione, cioè è molto più tenace. Quando sta per perdere frizzo un po', poi se torna in vicinanza torna fluido, quindi molto buono. Il problema principale è che mi surriscalda, cioè d'estate è inutilizzabile. Tanti accessori a poco prezzo perché ormai è il prodotto vecchio e ne avevano fatte migliaia di accessori, quindi si trova bene. Si trova a 200 euro usato, dicevo surriscalda e io sono contento che abbiamo fatto il 3 più grande, innanzitutto perché finalmente ho qualcosa che tengo bene in mano, il 2 era fin troppo piccolo, a me dava quasi fastidio, infatti lo mollavo lì sul cavalletto, maledetto, ma questo anche perché ha più dati da trasferire, ha un processore più potente e quindi fosse stato più piccolo avrebbe surriscaldato. Aspettiamo l'estate, ma speriamo che non mi surriscaldi, se no veramente mi arrabbio. È una cosa che secondo me nessuno stressa abbastanza è che questo con un sensore da un pollice sfuoca davvero, cioè se una cosa non è a fuoco qua te ne accorgi e inizi a accorgertene anche sul cellulare, quindi lui non può sbagliare fuoco. Se io sto facendo un vlog e mi sto riprendendo e sono fuori fuoco si nota subito.
Per questo hanno introdotto il Full Pixel Autofocus e di questo secondo me non se ne parla abbastanza. È una tecnologia fantastica per cui usa tutti i pixel per fare l'autofocus, un'affidabilità notevole sia in condizioni di scarsa luminosità sia con oggetti con poco contrasto. Poi che cos'ha? Ha una buona gamma dinamica, anche se in quelle condizioni in cui il PNG Pocket bruciava, lui un pochino brucia, un D-Log M10 bit, quindi con una buona gamma dinamica, è facile da gestire, veramente una curva log, lì si vede il valore di DJI, hanno fatto una curva log fantasticamente facile da gestire. Il Dynamic Framing, allora innanzitutto lo devi impostare con delle posizioni predefinite e poi ti perde, quindi nì. Diciamo che c'è qualcuno che ha un gradino piccolo ma netto superiore rispetto al Dynamic Framing al DJI nel face tracking, anche il Dynamic Framing, e si chiama OM, perché con i suoi prodotti, con il sensore che loro chiamano AI, non so se c'è l'intelligenza artificiale, ma funziona benissimo e non ti perde mai, e tu gli fai così, ti sposti nel framing e a quel punto lui ti tiene sempre in quel framing, non hai bisogno di prendere il joystick e entrare nel menu. Secondo me nel Pocket 4 questo ci sarà, ma vediamo cosa sarà inserito nel Pocket 4. Diciamo, ultima cosa, un audio buono, cioè il microfono si sente bene, non è un 32 bit floating point e poi può registrare anche 16 noni, 9 sedicesimi, 1 a 1, solo 3K. Secondo me 1 a 1 è il formato di futuro, quindi DJI Pocket 4 come sarà? Formato 1 a 1 4K, un 32 bit floating point in modo che se io parlo direttamente nel microfono non clippa, no? Non mi introduce distorsione, ovviamente non si riscalda, e il dynamic framing a gesture come fa OM. Comunque è un prodotto molto buono, diciamo che non è a livello cinematografico, ecco, è quello. Io mi aspettavo una cosa che se dovessi girare un film in cui c'è una finta scena da vlogger, il direttore della fotografia si arrabbia perché questo mi brucia un po' le alte luci, ok? C'ha insomma dei difettini e ogni tanto mi va fuori fuoco, un po' di focus breathing lo fa, però quello che volevo dire è il prodotto migliore che c'è sul mercato per fare vlogging, ok? Questo è decisamente il prodotto migliore, però vale 80, 610 euro di differenza o... l'ho pagato 681,04, 481,04. Io non lo so, voi cosa ne pensate? Ah, un'altra cosa che mi piacerebbe è che il bilanciamento del bianco fosse come la Osmo Action 4 che ha il sensorino apposta. Quello sarebbe figo. Vabbè. Fatemi sapere se volete spenderli anche voi questi 681,04.